Che finale. Che finale che ci ha regalato Fiorentina-Milan con i rossoneri che l'avevano riacciuffata e la Viola che proprio allo scadere ha due occasioni clamorose per riportarsi di nuovo davanti e non ci riesce. E quasi, secondo me, levo il quasi, resta addirittura il rammarico per la squadra di Vanoli perché per come ha giocato il secondo tempo c'è da rammaricarsi di non aver fatto bottino pieno. Poi c'è da dire che inizio gara, occasioni clamorose da parte del Milan che non la sblocca e forse è proprio questo il discorso. Quando il Milan non riesce a portarsi davanti, c'è un dato clamoroso che ci dice che appunto in 20 partite 12 volte sono riusciti a sbloccarla proprio dopo la prima conclusione in porta. Non è così. E quando non è così, e poi il Milan fatica e secondo me ci ha messo del suo Allegri. Io onestamente faccio fatica a capire una squadra che ha una sola competizione fare questo turnover così massiccio. Io sta cosa non la capisco. È risaputo, lo sanno tutti che i giocatori più importanti di questo Milan sono i due centrocampisti, Modric e Rabiot. Capisco, no, il voler comunque cambiare un po' le carte in tavola, perché poi giovedì sì, la sfida col Como, tutto quello che vuoi, quindi la partita in settimana, ma togliergli tutte e due, anche Bartesaghi, forse qualcuno dirà Leao davanti, anche se a me la coppia Pulisic-Fulcrum è sembrata molto più affiatata rispetto a tante altre soluzioni, ma il nodo centrale è il centrocampo, senza girarci attorno, e toglierli tutte e due dalla formazione iniziale, Modric addirittura non utilizzato per tutta la gara, ribadisco, per me ci ha messo del suo Allegri e alla distanza ho visto una grande Fiorentina nel secondo tempo. Attenzione, anche nel primo il Milan ha le occasioni da gol, ma tante potenziali occasioni anche per la Viola, no? È Stupignan che perde una palla scottante, e mica solo una, mamma mia, è un disastro, ragazzi miei. Tante situazioni dove, come ha fatto poi anche nel secondo, Gossens si butta sempre dentro, Gudmundsson largo che mette le palle in orizzontale a tagliare tutta l'area di rigore spesso, anzi non ci sono arrivati i giocatori della Fiorentina, qualche cross. È stata una buona Viola che ha delle fragilità, vedi il gol subito al netto dei meriti del Milan. Fagioli perde una palla che è una roba di un imbarazzo atroce, poi chiedeva anche la punizione, lì è un errore veramente gigante anche quello, non lo puoi commettere per quanto mi riguarda, ma questo vale da tutte e due le parti, poi gli errori ci sono stati un po' ovunque. Ne parliamo, signori miei, come se lo facciamo. Prima, come al solito, vi voglio invitare a spolliciare se siete d'accordo con me, se non lo siete spolliciate lo stesso, iscrivetevi se volete seguire i prossimi contenuti, se non volete seguirli iscrivetevi lo stesso. In descrizione trovate tutti i profili social, vi ringrazio per il vostro supporto e sapete benissimo che oggi poi ancora avremo delle partite importanti da commentare che sicuramente seguiranno anche i tifosi rossoneri o comunque la stessa squadra di Allegri. Per lo scudetto seguiranno la partita? Non credo, cioè io onestamente forse proprio grazie ai risultati che poi la squadra di Allegri ha maturato nel tempo si è parlato della possibilità scudetto, ma io onestamente vedendo risultati e vedendo il gioco espresso e tutto, facendo una somma generale, adesso siamo al giro di boa, assolutamente sì, il Milan di Allegri non è attrezzato per lo scudetto, sia per rosa ma soprattutto per quello che esprime, perché poi vedo una squadra che ha difficoltà difensive e oggi l'ha messa tante volte in difficoltà la Fiorentina. E guardate il secondo tempo in una partita dove comunque ribadisco nel primo hai avuto occasioni clamorose con Pulisic, praticamente tutte Pulisic le ha avute le occasioni, ma non riuscire a fare male a questa Fiorentina nel secondo tempo, levato il tiro di Ricci e il gol, quindi stiamo parlando sempre dello scadere, e il gol di Nkunku, che tra l'altro fa un gol da grande attaccante, che se non l'avessi visto che era lui,
non l'avrei mai detto, onestamente. Eh, ma nel secondo tempo, cioè, è stata la Viola a volere assolutamente il vantaggio e a portarselo a casa meritatamente. E ribadisco, se non fa quella cappellata Fagioli, oggi il Milan non riesce a scalfire la difesa della Fiorentina, che, attenzione, brava, secondo tempo anche coraggiosa, una squadra che sta cercando di scrollarsi di dosso delle difficoltà, ma è una squadra che non è impenetrabile. Cioè, io ho visto la Fiorentina con la Lazio, ma acqua da tutte le parti, ma mica solo con la Lazio, sempre, perché purtroppo non riesce a essere solida, a essere attenta, anche proprio per qualità difensive. E tu Milan nel secondo tempo non riesci a creare nulla. Non riesci a creare nulla. E poi i giocatori sono entrati, Rabiot, i Leao, no, i Bartesaghi sono entrati, non sono riusciti a creare quasi nulla. Ha una difesa che è tutto tranne che impenetrabile. E quindi questo per dirvi che nel momento in cui il Milan non la sblocca, e poi anche il Milan stesso gli viene quel complesso, no? Quindi mi sentirei di dire, forse un po' eccessivo oggi, ma davvero fino ad oggi ha fatto anche oltre, è andata anche oltre, ha fatto anche di più, no? Di quello che ci si potesse aspettare il Milan, perché poi questa è una squadra che deve entrare nelle prime quattro, ma per lottare per lo scudo, secondo me, poi in un campionato lungo dove, ripeto, le altre saranno impegnate anche in Europa, però, cioè, abbiamo visto anche oggi, appena fai poco turnover, che tra l'altro qui ci ritornerei, serviva tutto questo turnover? Onestamente non lo so, ribadisco. Perché tanti giocatori, tante pedine, puoi anche sostituirle, ripeto, l'attacco, Pulisic, Fulkrug, mi piace, anzi, secondo me lo vedremo spesso perché si completano molto bene. E Stupignan è un downgrade rispetto a Bartesaghi, ma lo posso anche capire per una partita. Ma tu il cuore della squadra, che è il centrocampo, quando già ti manca Tomori dietro, e onestamente se li togli tutti e due, Rabiot e Modric, secondo me ti dai la zappa sui piedi. E il Milan, ribadisco, soprattutto nel centrocampo, nel secondo tempo a centrocampo non girava. E, e la Fiorentina, ribadisco, crescendo alla distanza, quasi va a casa con quel rammarico di non averla vinta, anche perché poi nel finale proprio le due occasioni sono state davvero clamorose, sono state davvero brescianine, praticamente a 2-3 metri dalla porta la butta sulla traversa, e Ken davanti a Maignan si fa murare il tiro. Però è una Fiorentina che se gioca così le prossime, ma poi la Fiorentina da centrocampo in avanti, le soluzioni con questo Gossens che è rientrato, voglio dire, Dodò che comunque è cresciuto, ha delle ottime laterali, poi Ken davanti, Solomon che lo stiamo vedendo a pizziche boccone, ma secondo me deve giocare di più sto ragazzo, non è che può giocare sempre gli ultimi 20 minuti o 15 o 10. Ci vuole un po' più di sostanza a centrocampo. Ribadisco, anche oggi il gol subito che ci può stare, per carità, però perdere quella palla lì è criminale, come mi piace dire ultimamente. Va bene, signori miei, è un punto che secondo me non fa felice entrambi. Però la prestazione fa felice la Viola, secondo me, senza ombra di dubbio. Va bene, fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate, likeate. Un grande abbraccio da Neschio.